Amici di Moto.it, ciao a tutti di nuovo da Giare. Ci siamo stati l'anno scorso a visitare Salvo Pennisi perché siamo nel centro di sviluppo Pirelli Metzler per un evento molto importante perché andremo a provare tutta la famiglia Metzler Karoo, declinato in 3 versioni: lo Street nuovissimo che nessuno ha ancora provato, poi il Karoo 3 che conoscete tutti benissimo, e un'altra novità abbastanza importante, nel senso che non tutti la conoscono, è il Karoo Extreme. Ma di questa esperienza ci parlerà niente po' di meno che Salvo Pennisi, il deus ex machina di questo posto incredibile. Io mi occupo, dirigo le attività di testing e di technical relation per Metzler, per Pirelli, qui da Giare, dal nostro centro di sperimentazione, dal quale gestiamo un po' le attività mondo, gli output che arrivano dalle nostre 4 fabbriche, ecco, vengono tutti sperimentati qui in Sicilia. Che moto proveremo oggi per conoscere nel dettaglio soprattutto le Karoo Street? Perché qua vedo subito su un Africa Twin la Karoo 3, ma do la parola a te. Questa è un Africa Twin Model Year 2017 sulla quale ti abbiamo montato le Karoo 3 e ti abbiamo anche un po' sistemato la moto per farti divertire un po' di più, quindi uno scarico, una leggera, un termignoni, una bella resa in apertura di gas e i rapporti un po' più corti. Diciamo che sono le specifiche che ho utilizzato nel record che abbiamo conquistato lo scorso anno in Cile di ascensione sul Nevado Ocos del Salado. Quindi proverai la moto così come noi l'abbiamo utilizzata in Cile, però con le Karoo 3. Per provare invece le Karoo Street, le inquadro perché questa è la novità proprio grossa. Karoo Street, certo, è la nuova gomma di Metzler dedicata alle Maxi Enduro, con un bel battistrada da fuoristrada, però con una resa ottimale, lo vedremo tra pochissimo anche in autostrada, su asfalto. Sì, il Karoo Street che proverai sia sulla Honda Africa Twin Model Year 2018 che sulla BMW GS 800 che sulla BMW GS 1200. Faccio vedere. È un pneumatico concepito attingendo a tutte le esperienze che abbiamo realizzato nel settore pensa sport touring, quindi abbiamo dei profili derivati dai nostri sport touring, delle declinazioni di mescole derivate dalle esperienze fatte nello sport touring, quindi con percentuali importanti di silice, per andare a rompere definitivamente quell'assunto che vuole un pneumatico tassellato non troppo performante sul bagnato. Il Karoo Street performa molto bene sul bagnato, assicura grande stabilità a tutte le velocità, assicura una più che ragionevole trazione in fuoristrada, chiaramente fuoristrada non professionale, ma quello che ti consente di goderti un viaggio ovunque, con delle rese chilometriche che ti consentono di tornare a casa. Quindi se parti da Milano puoi andare a Caponord, lo puoi fare; se parti da Milano puoi andare a Xarghilana in Tunisia, lo puoi fare, sia per il livello prestazionale che ti offre che per quello di resa chilometrica. Si va dal classico 90-90-21, certo, che è molto diffuso sulle moto. Abbiamo il 18 pollici posteriore 18, sull'Africa ma poi Twin, un bel 120-19. Certo, il 120-70-19 sul GS 1200, 150-17 pollici sulla GS 800. Insomma, già le misure che proverai oggi sono molto rappresentative di quello che l'utenza oggi cerca. Sono le misure più richieste. Sono le misure più richieste. Tu parlavi di bagnato e lo sottolineo ancora. Gli studi che abbiamo fatto sul Karoo Street sono stati certamente quelli di raggiungere un livello di performance sul bagnato molto efficace, molto efficiente, paragonabile a un pneumatico sport touring stradale, ma soprattutto abbiamo lavorato tantissimo su quello che è un problema che certi pneumatici tassellati hanno sulle moto di nuova generazione, e cioè l'interazione con i sistemi di assistenza alla guida. Con Karoo Street noterai un amalgama perfetto con i controlli di trazione, e quindi non vedrai l'albero di Natale che ti si accende sul cruscotto, vedrai un contenimento degli interventi dell'ABS in frenata, avrai un comportamento che in condizioni tra le più varie è più rassicurante, più effettivamente performante quando parliamo a parlare di aderenza. È stato un lavoro molto interessante, un lavoro molto
molto approfondito, che ha goduto di tutte le esperienze fatte anche nel settore delle acquisizioni dati, dei dati strumentali, con l'R&D di Metzler, che ha dato il meglio di sé. Il Karoo 3 chiaramente è un pneumatico più indirizzato a un fuoristrada più consistente, con delle ottime performance stradali, ma ovviamente dedicato a chi della moto vuol fare uno strumento più fuoristradistico. E altra novità di oggi è invece sul versante opposto il Karoo Extreme. Esatto, il Karoo Extreme. Sì, il Karoo Extreme è un pneumatico derivato dalle esperienze che abbiamo fatto largamente in Sud America con la Dakar, ma non solo. È un pneumatico che è dedicato veramente a chi cerca la prestazione estrema su lunga distanza, su percorsi desertici, ma non solo. È un pneumatico dedicato veramente agli amatori, a quelli che vogliono magari anche solo partecipare a delle cavalcate toste, certo, con delle moto delle più diverse cilindrate. La gamma di misura che sarà presentata coprirà un largo range di applicazione e che consente un utilizzo stradale anche a velocità sostenute, quindi senza avere quei grossi problemi che potevano dare altre gomme in termini di integrità dei tasselli. Sappiamo benissimo quando su asfalto si va forte cosa può succedere. Il Karoo Extreme risolve queste situazioni. Capacità di trazione elevata su tutti i fondi, quindi dalla sabbia allo sterrato al duro, e una precisione direzionale veramente molto buona. Oggi lo proverete su un KTM 690, lo proverete su un Honda 450, su un KTM 530, quindi poi vi potrai dire tu cosa ne pensi. Quindi Salvo, adesso prendiamo le moto, ne proveremo veramente una marea oggi, dalla GS, Africa Twin, KTM, tutte le moto che sono tassellabili. Andiamo sull'Etna? Sì, andiamo sull'Etna. Prima attraverseremo la Valle dell'Alcantara e vedrai, a parte i paesaggi stupendi, però avrai anche modo di poterlo tirare su sterrati molto lunghi, su fiumare molto tormentate, per poi aggredire i Peloritani, quindi in una salita veramente molto divertente. Attraverseremo dei villaggi abbandonati, delle gallerie fantasma delle vecchie ferrovie, ci porteremo sull'Etna, scaleremo l'Etna fino al piano Provenzana e poi da lì col Karoo Street ci lanceremo in discesa come degli assatanati per ritornare qui in reparto. Ragazzi, altro che comparativa con le 1000, con la Panigale V4 in pista, qua ci divertiamo. Questo è un messaggio per Paolillo? È un messaggio per Edo e Lillo, qua ci divertiamo di più che con le sportive. No, perché qua ci sono gli uomini veri, attenzione. Ragazzi, iniziamo qua in Sicilia la prova dal Karoo Street, la grossa novità della Metzler, quindi questo pneumatico che ha un disegno tassellato però con un rapporto pieni vuoti che privilegia i pieni, questo per avere tanta resa chilometrica, e poi con una componente nel battistrada di silice che è studiata proprio per non far scadere le qualità delle gomme nella marcia sul bagnato, che è un po' la nota dolente, il punto debole delle gomme tassellate sulle maxi enduro. Quando sei bagnato, occhio, perché è un attimo volare. L'inserimento in curva è molto preciso e anche quando si frena a moto piegata non si avverte nessuna flessione da parte dei tasselli, anche perché i tasselli sono molto grandi e ravvicinati, quindi limitano tantissimo le flessioni tipiche delle gomme tassellate. Non sono gomme rumorose, l'ho provato in autostrada e su statale. Ovviamente non posso parlarvi della resa chilometrica perché il test si svolge nell'arco di una sola giornata. Ecco, se non mi avessero detto di essere in sella a una moto con gomme tassellate, avrei pensato di guidare la GS con le classiche e ottime sempre Tourance Next, perché in piega c'è tanto appoggio e quando si apre, come diceva Salvo Pennisi, non si accendono le luci di Natale sul cruscotto, nel senso che il controllo di trazione interviene davvero poco. La maneggevolezza è intatta rispetto a un equipaggiamento puramente stradale, quindi non l'ho provate sul bagnato, ma in condizioni di asciutto queste Karoo Street hanno delle prestazioni veramente assimilabili a quelle di un'ottima gomma touring. Ottima in frenata dove non si avverte nessun effetto autoraddrizzante, quindi
veramente valide con la R1200 GS. Dopo la GS su strada provo le Karoo Street con la nuovissima Africa Twin 2018 Adventure, quella conservatorio grande e le sospensioni a lunga escursione. Dovrò alzare un parecchio la voce perché sto motore urla come un dannato. Sentite che roba? Eccoci, però oggi parliamo di gomme perché spero che abbiate già visto la prova dell'Africa su YouTube. Queste Karoo Street sono la morte sua con una moto come l'Africa Twin, perché è presto detto, sono perfette su strada dove lasciano tanto grip ma permettono di affrontare anche i percorsi fuori strada e non di pochi chilometri. Potete farci veramente dei viaggi senza l'assillo di dover cambiare le gomme. Certo, nella sabbia o nel fango non hanno le prestazioni delle Karoo 3, ma per fare gli sterrati e il fuoristrada non troppo impegnativo, possibilmente asciutto, sono delle grandi gomme. Hanno una grande tenuta, un'ottima costanza in piega e anche in frenata. Tra l'altro, come notato, con la GS 1200 anche ad alta velocità non hanno la rumorosità del tassello. Quindi veramente delle ottime gomme che danno un utilizzo trasversale aggiungendo un look più fuoristradistico rispetto ad esempio alle Turance Next. La moto non ha assolutamente la legnosità nei cambi di direzione tipica delle gomme tassellate del Enduro, anzi è molto agile e soprattutto molto stabile. Anche quando apro il gas a moto piegata, vedete, la risposta è sempre precisa, non avverto mai perdite di aderenza. Attualmente proviamo le Karoo Street anche in fuoristrada, su asfalto promossa pieni voti, ci sono piaciute un sacco, ma adesso è il momento di andare in off-road e vediamo come vanno queste gomme tassellate ma con un tassello molto fitto che su asfalto convince perché dà tanto grip. Adesso siamo in fuoristrada, abbiamo beccato già qualche tratto umido con l'Africa Twin Adventure, la nuova bestiona da fuoristrada della Honda. Pressioni utilizzate sono quelle consigliate dalla casa, al massimo potete sgonfiare di 0,2-0,3 bar per la marcia in fuoristrada. Primo commento proprio dinamico, il feeling che ci hanno dato queste gomme, perché è un feeling prettamente stradale da gomma touring, direi anche sportiva nell'inserimento, perché sopporta anche la frenata motopiegata, Sì. tanto grip su asfalto in condizioni asciutte, diciamolo subito, perché grazie al cielo oggi 20 gradi, la Sicilia è meravigliosa. Ma grazie al cielo no, perché noi vorremmo fartele provare sul bagnato. No, perché non vadano bene, no, perché un po' di sole ci vuole quest'anno. No, ma ti dico, abbiamo scelto questo percorso, quindi questo primo strappo autostradale e poi questa strada di campagna, di montagna molto tormentata, proprio per darti modo di apprezzare il lavoro fatto su profili, su mescole, su capacità anche, se vogliamo, di entrare immediatamente nel vivo delle performance, quindi tempi di ottimizzazione della prestazione molto rapidi, no? Avrai notato come la moto si guida bene, è molto omogenea, appoggi sempre consistenti. Adesso però cambiamo totalmente genere, sempre il nome Karoo, ma Andiamo sull'Extreme. Extreme con un K690, K530 e un Honda 450 2017. Tutte le annate, così possiamo vedere come questa gomma vada bene su ciclistiche che vanno da, questo credo che sia un 2008-2009, Infatti è un 2009 a un 17, quindi 8 anni di differenza. Sì, e hai centrato il punto, perché un lavoro fatto sia sulle Karoo Extreme ma anche sulle Karoo Street, come a suo tempo sulle Karoo 3, uno dei lavori principali che ci vede impegnati è quello di creare un livello di versatilità, di applicazione rispetto a diversi modelli di moto, rispetto a diversi concetti anche di sospensione, no? E vabbè, facciamolo. Grazie Salvo. A dopo. Cambiamo totalmente scenario e passiamo adesso alle Karoo Extreme, quindi si passa a un enduro vero, quindi quello che potete fare la domenica con gli amici nei boschi in mulattiera, adesso lo facciamo. Vincenzo Lombardo, il campione di motocross, ci fa passare
lo facciamo con una Honda CRF 4,5, sterrato veloce, dietro tanta trazione, tasselli molto grossi per fare chilometri molto robusti, le gomme sono gonfiate a 1 perché la carcassa è molto dura, quindi già a 1 basta per evitare pizzicate. Partiti con un 530 del 2009, quindi ciclistica più vecchiotta, ma un motore monocilindrico che fa spavento, 60 cavalli veri, guardate che belli i capretti, bellissimo qua. Etna, che bello là in fondo, proseguiamo la nostra scalata qua a Francavilla con questo motorone e apprezzo tantissimo delle Karoo Extreme la trazione, tassello grande in condizioni di asciutto mi dà veramente tantissima trazione. Ragazzi, questa bellissima giornata con Metzler sta volgendo al termine. Abbiamo provato tutta la Karoo Family, quindi con la nuovissima Street, con la Karoo 3 e l'Extreme, che sono qua dietro di me insieme a Salvo Pennisi. Guardate le moto della prova di oggi. Salvo, queste gomme sono andate benissimo. La Street ha un comportamento su strada che non ha niente da invidiare sull'asciutto alle Tourance Next. Do la parola a te per capire, per inquadrare il target di queste gomme, perché lo Street è performante ai massimi livelli anche su asfalto. Sì, è vero, lo Street ci ha entusiasmato nel corso dei lavori di sviluppo, dei lavori di sperimentazione. Funziona molto bene su strada, funziona molto bene nel fuoristrada a cui è dedicato e dà la possibilità veramente di godere a 360 gradi una enduro stradale di nuova generazione. Lo Street diciamo che è dedicato a quell'utente che vuole utilizzare la motocicletta in maniera disinvolta su strada, ma senza disdegnare quelle puntate in fuoristrada che possono portarlo in posti che magari sono più difficilmente raggiungibili con le enduro stradali propriamente dette. Il Karoo 3, che va a completamento di gamma, se vogliamo, è rivolto, certo. Il Karoo 3 è destinato a un utente che è più orientato al fuoristrada. Per darti un'idea, l'utente che vuole partire da casa, raggiungere la partenza di una motocavalcata dedicata anche alle grosse bicilindriche e farla senza problemi, godendosi una giornata fantastica. Può certamente affrontare anche dei viaggi off-road di un certo livello e insomma dà quelle soddisfazioni che una motocicletta moderna di questo tipo merita. Il Karoo Extreme, ecco, il Karoo Extreme ovviamente estremizza il concetto. Il Karoo Extreme è una copertura che puoi utilizzare sul deserto, sulle piste, puoi utilizzare in fuoristrada molto più spinto, su moto leggere, potenti e di grandi prestazioni. Diciamo che è la sorella cattiva delle altre due, la cattiva ragazza della gamma. E dell'Extreme va detto che si comporta a meraviglia anche su asfalto, perché oggi l'abbiamo costretto, facciamo vedere il posteriore, ad andare a ritmi molto sostenuti anche su asfalto e ha tenuto alla grande, anche perché a guidare questo KTM 530 è stato proprio il team Metzler ed è un team di ragazzi fantastici che vanno fortissimo. Tra l'altro ci sono anche dei campioni in questo team, vediamo là in fondo Vincenzo Lombardo che nel Super Mare Cross batteva anche i piloti del mondiale di motocross qualche anno fa. Vincenzo Lombardo io non ho ancora capito quanti titoli di Super Mare Cross abbia vinto, perché ormai abbiamo perso il conto. Comunque una certezza, è stato insieme a Nino Picciotto e a Salvo Scandurra uno dei protagonisti dello sviluppo del Karoo Street, ma è meglio dire dello sviluppo di tutta la gamma, di tutta la famiglia Karoo. Siamo orgogliosissimi di quello che abbiamo fatto, sono contentissimo che ti siano piaciute e presto ti proporremo qualche altra prova sfiziosa, stuzzicante. Resta l'ultima incognita, che è la tenuta delle tassellate, perché vedete che comunque il disegno è un bel disegno di quelli che piacciono adesso, quindi col tassello ben in vista. Rimane l'incognita della tenuta sul bagnato, ma Salvo, che è una garanzia, ci dice che questa gomma sul bagnato va benissimo e quindi torneremo molto presto a provarla anche sul bagnato. Sì, guarda, sul bagnato ci hanno dato soddisfazioni pari perlomeno a quelle che ci hanno dato sull'asciutto, però ovviamente è un qualcosa di cui vogliamo darvi contezza diretta, quindi vi invitiamo a un test, un wet test ultra professionale che tra pochissimo tempo vi metteremo in grado di fare.
Grazie Metzler, grazie Salvo Pennisi e grazie anche ai tuoi ragazzi e a tutto lo staff. Grazie a voi, grazie infinite.